Io mi sento parte di qualcosa di più grande, come una goccia in un mare, però una goccia che vuole fare rumore. Credo in quello che faccio, quindi sono sempre stato disposto a difendere quello che faccio coi denti. Ci sono e lo voglio dire a tutti. Sono Jorit, un artista militante. Segui la mia storia. Here's the inspiring story of Jorit, a street artist from the suburbs of Naples. He has conquered the world with his iconic portraits featuring 2 signature marks on the face. He's gone from the guy with the human tribe in Quarto Officina to the rest of the world, from the streets to creating commissioned works of art and exhibitions. Quarto Officina è il posto dove ho visto per la prima volta i nomi scritti sui muri. Dice qui sono a casa. E io ho iniziato qua. A Quarto fondamentalmente non c'è niente, non ci sono luoghi di aggregazione. Lo stimolo che ho avuto io a 13 anni è stato quello di prendere una bomboletta, scrivere il proprio nome e dipingere e dire qualcosa che tutti potessero vedere. Penso che soltanto a Napoli poteva succedere. Le periferie di tutto il mondo in qualche modo gridano. Gridano perché ci sono i centri delle città in cui si fanno gli affari, c'è il benessere e poi ci sono enormi sobborghi in cui non c'è nulla, in cui le persone però creano delle cose. È nato tutto in periferia, è nato tutto dai luoghi in cui c'è degrado, dai luoghi in cui c'è rabbia. Questa rabbia qua che voglio raccontare, questa volontà di riscatto. Mi sono salvato, sono riuscito a fare quello che dovevo fare, però adesso dobbiamo lottare per gli altri. A me piace definirmi un artista militante, un artista che non fa soltanto decorazione, che non fa soltanto delle opere belle da vedere, ma delle opere che hanno dei messaggi che per me sono importanti e che penso siano importanti un po' per tutti. La Human Tribe è un'idea di appartenenza, un'idea di fratellanza. L'ho incominciato a inserire all'interno dei volti che raffiguro. Ho scelto un simbolo che in qualche modo identifica quello che faccio, quello che penso, quello che è il mio messaggio e quello che voglio comunicare. Sono stato spesso in Africa con progetti di volontariato e vedevo ragazzi neri con dei tagli sulle guance. E loro mi spiegavano che questi tagli erano la loro appartenenza a una tribù. Adesso è anche evidente sul mio corpo. Alla mia sinistra c'è Diego. Diego è uno scugnizzo di Buenos Aires, un uomo che si è sempre schierato, ha sempre lottato per quelle che per lui erano le lotte giuste da fare, mentre a destra c'è Niccolò. Niccolò è un ragazzino autistico. Io ho voluto proprio creare questo contrasto, un ragazzino autistico è il più grande calciatore di tutti i tempi, però entrambi sono esseri umani. Questa è un po' l'opera che più mi rappresenta, è simbolo un po' di tutta la ricerca. Un quartiere popolare, San Giovanni a Teduccio, quello che viene chiamato il Bronx. Adesso qui non è più il Bronx, ma è Piazzetta Maradona. Qui siamo a Barra, questo è il rione dei sogni, perché sono raffigurate tutte figure che in qualche modo hanno sognato, hanno sperato e hanno provato a cambiare il mondo. Pensare di poter cambiare il mondo con dei murales è alquanto utopistico, però in qualche modo forse l'arte può accendere i riflettori su delle realtà. Comunque al Bronx di San Giovanni prima le persone addirittura avevano paura di entrarci, ora arrivano i turisti e vengono a fare le fotografie. Ci sono delle persone che fanno attivismo giorno per giorno. Sono riuscito a ottenere i fondi per far avere i lavori di ristrutturazione del palazzo. Non sono i murales che cambiano il mondo, però in qualche modo l'arte può contribuire in minima parte a farlo e io questo è quello che provo a fare giorno per giorno. Quando mi dicono tu fai le battaglie per i diritti però non parli dei doveri, no, in realtà il diritto è il diritto a partire tutti quanti dagli stessi blocchi di partenza, da poter esprimersi e dare il massimo per il mondo e per la società partendo tutti quanti insieme. Per me Rightocracy è il diritto di poter sognare.